2,40 m senza tacchi. Aiuto. Metteremo abbondante gel e ritorna giù. Eccolo là, ce l'abbiamo fatta. Altra storia, che dici? Allora, mi spiace. Non ridere, sai. Hai già premuto? Non l'avevo sentito. Buongiorno a tutti, oggi il grande ritorno di Luana, un po' dolorante, ma è ritornata per sistemarsi. Sì. Allora Luana, ma che mi combini che mi prendi le storte a Capodanno? Non ci voleva. Iniziato l'anno proprio alla grande. Proprio, Esatto, sì. e quindi chiaramente ti sei fatta male, si è gonfiato il piede, ha dovuto aspettare perché io ero ovviamente in vacanza, ma quindi chiaramente deve aspettare lei. Mi spiace. Comunque, allora vediamo un po' questo piede che si era gonfiato, aspetta, ora lo facciamo vedere bene, tanto sia altissimo, ancora c'è molto colore, insomma si è annerito un po', quindi c'è un po' di edema, lateralmente ovviamente la sua distorsione è stata in inversione, quindi chiaramente tutta quest'area era troppo gonfia e non ha neanche messo chissà quale ghiaccio e compressione, elevazione e riposo che dovrebbe fare, diciamo, in queste situazioni. Ti faccio un paio di esami giusto per capire un po' l'appoggio. Vai sopra la mia pedana baropodometrica lì, rivolta verso di qua cortesemente. Ferma così, grazie. A posto. Allora, vediamo un pochino questo piede, se vuoi fai il giro. Allora, come possiamo notare, non appoggia completamente le dita e tra l'altro vedi l'appoggio a destra è molto maggiore, molto infastidito, ok? Queste aree mi interessano a livello riflessologico perché sono legate, diciamo, più alle scapole. Ha uno strano appoggio a sinistra proprio perché ha creato proprio scompenso sicuramente. Andiamo a vedere un attimo la termografia. Ti faccio mettere a pancia in su un attimo. Sì, la testa lì, grazie. Il bello della diretta. Allora, fammi vedere. Come possiamo vedere, allora, guarda per favore la TV, grazie. Il piede destro è caldissimo, come puoi notare, ok? Si vede proprio chiaramente una zona proprio di infiammazione che tra l'altro dovrebbe anche, vediamo un po'. Esatto, vedersi molto bene in questo modo, ok? Ovviamente dall'altro lato, ok, non c'è assolutamente questa tensione, questo calore, ok? È molto bello vederlo così perché poi chiaramente ci chiariamo proprio subito che ancora un'infiammazione c'è, non è affatto passata, ok? Quindi, cosa molto importante per me. Dammi per favore intanto il braccio, spingi in alto, ok? Testiamo in modo generico con un muscolo completamente che non c'entra niente, ok? Con il nostro piede. Andiamo a muovere quello buono, spingi e non cambia nulla. Andiamo a muovere quello cattivo, spingi e cambia tutto, cioè di subito, ok? Questo indica ovviamente la presenza di un piccolo trauma, di un difetto, di un cortocircuito. Prima cosa andiamo a fare proprio si chiama un flip nell'area del dolore, bam, andiamo di nuovo a smuovere, spingi in alto, non c'è di più, abbiamo fatto, si chiama una tecnica injury recall technique, che è una tecnica di richiamo del trauma, giusto per appunto eliminare, ok, innanzitutto le memorie, ok? Tu sei altissimo, questo lo leviamo perché così abbiamo la libertà di movimento. Ricordiamo che la cara Luana è tipo di 2,40 m senza tacchi, esatto, quindi immagino che la caduta sia stata terribilmente, esatto. Allora ti chiedo per favore, così in chiaro, di spingere solo col piede in alto, ok? Resiste la mia forza. Forza, questo funziona molto bene, lascia, spingi all'interno, aspetta, spingi all'interno qua, buono, spingi all'esterno qua, buono, piega il ginocchio, mantieni il piede così, ok? Spingi tutto verso il tuo sedere, ok, di là, ok? Questo è molto debole, questo è il polpaccio proprio completamente, mantieni così, no, soltanto il piede così e di nuovo fai la stessa cosa, questo va bene. Mantieni così, spingi verso di te, questo va bene. Quindi abbiamo un difetto a livello proprio del polpaccio. Lo andiamo subito a trattare.
Chiaramente per questo si è creato anche il gonfiore, immagino, anche perché il muscolo soleo, che è questo muscolaccio qua, molto profondo, è quello che un po' sta sopra le zone, insomma, del ritorno venoso, ok? Chiaramente aiutarlo così fa bene al tuo povero piede. Morbida. Eccolo là, ce l'abbiamo fatta. Ci voleva. Morbida. Basta, a posto. Piega. Buono, sì, lo so. Questa, esatto, era una cosa che dovevamo arrivarci a farla. Allora, ti chiedo di venire a pancia in giù, per favore. Diciamo che è proprio il momento perfetto per fare anche proprio un lavoro con un macchinario fantastico, totalmente nuovo, che tra l'altro è veramente super bello averlo qui in super anteprima, che è un ultrasuono portatile, utilizzabile da chiunque pure a casa, che ci permette di letteralmente trattare con le onde sonore le aree appunto che ci fanno male, in totale sicurezza e senza dover avere per forza un diciamo dispositivo attaccato a corrente, perché lo possiamo utilizzare e tenere anche in borsetta se ci serve. Separa un po'. Metteremo abbondante gel sulla nostra testina. Ci sono vari livelli di profondità, noi in questo momento utilizzeremo la seconda. Eccolo qua. Il dispositivo in generale non fa alcun tipo di male, in realtà non c'è necessità che si senta qualcosa di particolare, quindi è molto importante che ci sia solo questo suono continuo, questo indica che il macchinario è effettivamente in funzione, non facendo nessun tipo di dolore, muovendolo soprattutto, ok? È molto facile che non si senta per forza qualcosa, ma il risultato lo si vede sul dolore subito dopo, perché le onde sonore proprio spingono e danno proprio un aiuto importante nelle aree. Detto questo, lo possiamo tenere fermo e allora lì qualcosa invece si può sentire o calore o delle sensazioni che possono anche diventare fastidiose a lungo termine. In quel momento allora iniziamo a muoverlo. Si possono tenere anche fino a un quarto d'ora, ok? Più volte al giorno. Questa è veramente un'innovazione della prima volta nella storia, veramente che io conosca almeno, insomma, in cui si è sviluppata un dispositivo ultrasuoni portatile, quindi non attaccato a corrente e assolutamente utilizzabile da chiunque a casa. Questa è una cosa che per terapisti e in casa sinceramente è veramente eccezionale, anche per sportivi, perché ti aiuta proprio a smuovere, ok? Tutta la parte anche cellulare, attiva proprio la sensazione di calore, di rilassamento del muscolo in maniera molto veloce. Non senti nessun dolore, giusto? Ok, muovo. Così non senti nulla, giusto? Quando non sentiamo più il rumore continuo vuol dire che non c'è abbastanza lubrificazione, aggiungiamo e subito in teoria lo dovremmo sentire se è abbastanza, esatto. Molto figo, e possiamo fare anche questo tipo di lavoro. Aspettiamo il rumorino. Ecco. E muovere. Dimmi se hai dolore. In questo modo
Al solito dimmi se senti qualche fastidio, ok? Super. Eccoci qua. Ringraziamo la casa Ultrix che in super veramente anteprima mi ha dato la possibilità di provare questo veramente macchinario che è diventato indispensabile per me. Trovate il link in descrizione e potrete acquistarlo con uno sconto. Sì, asciughiamo anche un pochino il povero piede di Luana che... Allora, altra cosa molto importante, il bacino. Si vede subito che chiaramente il corpo è andato in protezione, ok? Ha scaricato tutto, ok? Nell'altra gamba. Quindi mettiamo subito la testa giù. Mettiamo subito dei cunei che ci aiutano un po' alla correzione. Ora già subito dritto. Benissimo. Il mio cameraman si era seduto perché è stanco di girare. E non ridere, sai. Liberiamo le arie. Scrocchi pure così appena... Quando c'è una distorsione è facile che il corpo stia tutto male, no? Perché proprio appoggi male, nel tempo possono arrivare anche fastidi alle spalle, per questo poi io tratto, no? Un po' tutto olisticamente, no? Morbida, rilassa, basta. Uno, due, mettiti sul fianco verso di me. Ops, scusami, ti do questo, appoggia bene, piega per favore qui, mantieni così, vieni qui, tieniti qui, dall'altro lato per piacere. Attenzione, piega qua, 1, 2, eccolo là, vedi come ci voleva, vero Luana? Pancia in su, mi dai le mani, spalle, tieniti bene, eccolo là, ci voleva proprio. Adesso leviamo un attimo qui, ho bisogno di vedere un'altra cosa. Innanzitutto se si è rinforzato il muscolo, spingi verso di te, è fortissimo, la vedi la differenza subito. Altra cosa, voglio testarne i legamenti. Innanzitutto i legamenti sarebbero i peroniero e stragalici, ok? Innanzitutto sono 3, sono tipo così, ok? Noi intanto stiriamo il primo, ok? Ti fa male così? No. Stiriamo il secondo, sì. Ti fa male, sì. E cerchiamo di stirare il terzo, no, giusto poco, quindi è quello centrale che le dà più fastidio. Ti voglio fare vedere una cosa. Allora prendiamo, mi dai il polso opposto, ok? Allora io tocco qui, non fa nessun male o quasi niente, giusto? Se io metto qui il magnete, ok? Qui senti dolore improvvisamente, sì, giusto? Aumenta un sacco, 5 secondi, 1, 2, 3, 4, aiuto, 5, terribile. La magia della interconnessione neurologica a distanza. Allora, detto questo, io rifaccio lo stesso test, ti fa meno male adesso, vero? Sì, vero.
È vero che ti fa proprio meno male? Ottimo. Detto questo, lo ritesto testando però un muscolo importante. Spingi in lateralità, verso di qua. Ferma così, morbida, morbida, morbida. Di nuovo spingi, spingi e si indebolisce, ok? È normale perché è proprio un test specifico. Io ho ritestato l'area, è ancora un po' infastidita e ovviamente, esatto, si va a indebolire. Voglio fare vedere una piccola magia, vediamo se ho ragione. Ovviamente potrei anche non avere ragione, sia chiaro, giusto per mettere i puntini sulle i. Allora, andiamo su questo punto magico, ok, delle dita. Dobbiamo sapere che nella riflessologia della mano, ok, la caviglia è qua, ok, sul mignolo, ok, e dobbiamo andarci a cercare un punto doloroso. Qui fa malissimo, immagino, o no? Qui, sì? Aspetta, prendiamo direttamente lo stilettino così non abbiamo dubbi. Allora, qui fa molto male, giusto? Esatto, mentre se tocco qui molto di meno, qui molto meno, ma se metto il puntino qua soffri subito. Questo è il punto riflesso esatto, infatti laterale, proprio del tuo problema al piede, ok? Lo lavoriamo un attimo, che fa malissimo. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ti metto un piccolo magnete, proprio lì, a torturare il tuo povero punto. Esatto, e faccio vedere, vediamo se ho ragione. Sì, esatto, è perché è il punto proprio riflesso dell'area. Allora io rifaccio esattamente lo stesso test, stresso il legamento, spingi all'esterno, non spingi, però mi devi spingere, se no aspetta, lascia, stresso il legamento, spingi e non cede più assolutamente. La vedi la differenza? Quanto è importante la riflessologia. Proprio. Hai visto che ti ha fatto anche meno male? Proprio subito. Lascialo pure quello per qualche giorno. Andiamo a stimolare con la luce infrarossi. E in più lasciamo la luce qui. Questo dispositivo ci darà la sensazione del ghiaccio. Che mettiamo qui. Se lo mettiamo così è uguale. E usiamo il nostro dispositivo Rezimax locale sull'area. Facciamo così. Ti chiedo di portare il piede verso l'alto, esatto, la punta delle dita, vai il massimo e ritorna giù, in alto 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 e ritorna giù. Ora di lato a destra, esatto, sinistra. Cercano di non usare l'anca, ok, ma proprio la caviglia. Esatto, vai, interno, esterno, interno, esterno, interno. Molto bene. Senti questa sensazione di freddo, no? È stupendo, sì. Ok, spegniamo tutto.
Andrà messo pure al minimo. Sì, sì, crea la sensazione del ghiaccio, molto figo. Il nuovo slogan, ce li ho tutti, tutti. Allora, dimmi tu se hai molto meno dolore, per favore. Prova tu a muovere la caviglia. Molto meno. Praticamente quasi zero, giusto? Quasi zero, però libera. Ragazzi, ci sono terapisti che sono veramente dei maledetti geni a mettere i kinesiotape, io non sono tra questi, ma l'importante è che funzioni. Mettiamo in drenaggio. Piega un po'. Benissimo. Vieni per favore in piedi, piano piano, di là. Tieni pure in piedi, fai 2 passi e dimmi come va. Benissimo, sì sì. Un'altra storia, che dici? Allora, metterò anche una cosina per il tuo dito. Tu dirai, ma me lo devo tenere quell'orrendo... esatto, ci siamo capiti. Io ti dico sì, per un motivo. Non lo devi ovviamente tenere a vita, ci mancherebbe, però... Aspetta un attimo, però se lo riesci a tenere per qualche giorno, sì, lavorerà per aiutarti a guarire prima, ok? Aspetta, questo qua non mi interessa, lo togliamo. Mi dai il tuo ditino? Grazie. Lo puoi anche premere tu stessa, ok? Quindi io ti metto un bel rosso. Ok. Ovviamente non durerà tanto tempo perché lavandosi le mani è facile che si leva, però se tu premi qui ogni tanto ti pizzica un po' e vedrai che piano piano invece diminuisce assolutamente il dolore alla caviglia, ok? Cara Luana, io penso veramente che possiamo fermarci qua, non c'è bisogno di fare altro perché quello che abbiamo fatto è veramente ottimale, anche il dispositivo Ultrix ci ha aiutato tantissimo proprio per andare proprio a stimolare un po' più dall'interno tutta quest'area, vedi subito che sei super disinfiammata, non avrai proprio più dolore, come al solito è sempre un piacere vederti, alla prossima, spero senza che ti sei fatta male, alla prossima e grazie sempre per aver scelto il mio studio. Giusto per, prima di andare, andiamo a ricontrollare i piedi, ti rimetti là sopra, vediamo se è cambiato l'appoggio. Bene, mettiti ferma ferma per favore, ferma ferma. Vieni pure. Vediamo già come è cambiato enormemente, si è equilibrato completamente l'appoggio, vediamo quello che era prima, ok? Ed era completamente disomogeneo e dopo potremo lavorare sulla sua tendenza a sviluppare la tensione sulla catena posteriore che poi porta un po' le dita in superiorità, ma questo col tempo, intanto abbiamo proprio riequilibrato il suo povero appoggio del piede, va bene? È stato ancora una volta un piacere, ci vediamo alla prossima, arrivederci.